Forse in un futuro non troppo lontano l'intelligenza artificiale prenderà il sopravvento e farà estinguere il genere umano. Fino ad allora però possiamo usarla per fare tante cose interessanti. E una di queste è sicuramente quella di catturare il suono dei nostri amplificatori o pedali. Nell'ultimo paio d'anni sono usciti diversi plugin che promettono di catturare il suono dei nostri pedali e dei nostri amplificatori attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, o per meglio dire delle reti neurali. Prima del confronto vero e proprio però andiamo a vedere un po' meglio come funzionano e come si presentano. Partiamo da Neural Amp Modeler, che è quello che probabilmente ormai è fra i più famosi, anche perché è diventato una sorta di standard per quanto riguarda soprattutto l'accuratezza dei modelli che crea. Il plugin in sé ha un'interfaccia abbastanza spartana. Abbiamo soltanto appunto i controlli principali, ovvero gain, un gate, le 3 manopole dell'equalizzatore e un volume generale. Oltre a questo, la finestrella per caricare i modelli, appunto, e una per selezionare un IR. Questo è un progetto open source, cioè significa che è totalmente gratuito da utilizzare e inoltre anche altri plugin e altri hardware stanno implementando la possibilità di caricare e suonare coi profili di NAMM. Anche se il plugin all'apparenza è abbastanza semplice, invece è un po' più complesso il modo di creare questi modelli. Nonostante negli ultimi tempi sia stato un po' semplificato il processo, comunque ancora non ha una vera e propria interfaccia grafica e quindi ad esempio per catturare l'amp innanzitutto dobbiamo fare un reamp registrato con una DAW come Cubase qua in questo caso, dopodiché si carica il file di test e quello della registrazione dell'amp o in una pagina di Google Colab, che sarebbe un servizio di Google che mette a disposizione un computer in cloud e che vi consente di allenare l'intelligenza artificiale, cioè a creare il modello senza usare risorse del vostro PC. Una volta fatto quello si aspetta un po' di tempo in base anche alla qualità che avete scelto per fare il profilo e dopo questo lasso di tempo Google Colab vi sputerà fuori il file che corrisponde al profilo dell'app. Un'altra alternativa, se avete un computer abbastanza potente o comunque dotato di una buona scheda grafica, è quello di fare il training sul proprio computer, appunto, ma in quel caso bisogna appunto installare un software, ovvero Anaconda, che sarebbe un terminal di comandi in grado però di gestire appunto le reti neurali, e avendo una buona scheda video si riesce a fare il training in modo più veloce rispetto a Google Colab. Essendo un progetto open source, quindi non ci possiamo aspettare che sia di facilissimo utilizzo, a differenza magari di altri prodotti commerciali, però vale la pena sperimentarci, soprattutto perché comunque è quello che dà i migliori risultati in assoluto, almeno fino ad ora. Comunque dopo nel confronto andremo a vedere anche se è ancora così la situazione. Se non avete voglia di fare i profili o se non avete a disposizione cosa profilare, c'è anche questo sito che si chiama ToneHunt, dove trovate tutti i profili creati da tutti gli utenti in giro per il mondo, che tra l'altro non è soltanto per NAMM ma un po' per tutti i maggiori progetti open source che riguardano questo ambito. Infatti vedete che possiamo filtrare tra NAMM, AIDA X, che è un altro plugin che vedremo fra poco, e Proteus. E trovate anche diversi tipi di profili, cioè ci sono quelli che sono soltanto di un amplificatore, quelli che rappresentano un full rig, cioè amplificatore più cassa, o addirittura amplificatore, cassa e pedale, poi ci sono quelli del singolo pedale. Insomma, abbiamo la possibilità di creare e caricare profili di qualsiasi tipo. Ovviamente quando si parla di pedali si parla soltanto di distorsori, non si possono profilare ad esempio compressori o delay o riverberi, perché questo tipo di rete neurale non è tarata per replicare quegli effetti. Magari fra qualche tempo, anzi quasi sicuramente uscirà qualche altra cosa che lo consentirà, ma in questo momento non esiste, almeno per quanto riguarda gli effetti per chitarra.
Il secondo plugin che andremo a vedere invece è un plugin appena uscito da circa 10 giorni e si chiama STL Tone Hub. Questo, essendo un prodotto commerciale, è già un plugin bello e finito. Infatti da questa interfaccia fatta in modo decente, devo dire, troviamo praticamente già tutto quello che ci serve. Infatti vedete che abbiamo, oltre all'amplificatore, che tra l'altro può essere sia un profilo creato da noi o dagli utenti, ma ci sono anche modelli di amplificatori basati sull'amp modeling. Dicevo, oltre a questo troviamo anche delle simulazioni di cassa dove possiamo andare anche a muovere il microfono davanti al cono. Poi troviamo sempre il noise gate, un accordatore, gli stomp, che sono appunto pedali che consentono di caricare profili dei pedali anche che vogliamo, oppure anche degli effetti già pronti che troviamo all'interno del plugin, un equalizzatore, altri effetti, cioè delay, riverbero, chorus e così via, anche la possibilità di gestire questo plugin tramite MIDI, e poi c'è il tracer, cioè la procedura guidata che vi consente appunto di catturare il suono di un pedale o di un amplificatore. Infatti vedete, innanzitutto vi consente di scegliere cosa volete profilare, cioè amp più cassa, un rig intero, quindi pedale più amp più cassa, soltanto l'amp senza cassa, pedale più amplificatore, oppure soltanto pedale. Una volta che scegliamo, clicchiamo procediamo e vedete qua intanto ci chiede di caricare sempre i due file. Tracer Tone sarebbe il tono di test che usa lui per stimolare l'amplificatore, diciamo così. Nel punto 2 invece dovete caricare questo file di test, però fatto passare attraverso ciò che volete profilare e poi registrato. Una volta caricato vi dice che i livelli della vostra registrazione vanno bene, dovete stare circa a meno 5 decibel di picco, dopodiché possiamo procedere e possiamo selezionare tra la modalità standard e quella avanzata, che richiede più tempo ma dovrebbe restituire un modello più preciso. Per generare i modelli con questo tracer non ci possiamo affidare ad un servizio online, ma soltanto al nostro computer. Infatti vedete che qua vi fa scegliere tra CPU e GPU. Una volta fatto questo, cliccate Start Tracing e partirà l'elaborazione. La particolarità di questo plugin è che ha una funzione che non troviamo in nessun altro plugin al momento, ovvero quella di andare a replicare anche i controlli di un amplificatore. Infatti vedete che qua possiamo andare a scegliere tra diversi amplificatori già preimpostati. Appunto andiamo a selezionare quello che è più vicino all'amplificatore che stiamo profilando e vedete che vi ritrovate appunto i controlli che sono presenti su quell'amplificatore. Li posizioniamo nella stessa posizione con cui abbiamo fatto il profilo, si clicca questo tasto Match Settings e quindi fondamentalmente ci ritroveremo l'equalizzatore del nostro amplificatore e muovendo queste manopole reagiranno in un modo molto simile all'amplificatore, a differenza di altri plugin che invece hanno soltanto un EQ generica che magari in molti casi non ci assomiglia per niente a quella dell'ampli. Diciamo questo concetto è abbastanza simile a quello che ha di recente introdotto il Kemper con i Liquid Profiles. Comunque dopo andremo a vedere e sentire se effettivamente funziona bene questa cosa. Il terzo plugin è probabilmente quello più diffuso a questo punto, anche grazie al fatto che è stato il primo ad avere un hardware in grado di caricare questi profili. Ovviamente stiamo parlando di Tonex di IK Multimedia. Anche in questo caso troviamo tutto quello che ci serve all'interno dello stesso plugin, o per meglio dire della versione standalone, perché infatti per poter profilare non possiamo farlo dal plugin VST ma soltanto dalla versione standalone appunto. Come vedete, oltre a poter scaricare i profili dei vari utenti oppure caricare quelle nostre, abbiamo sempre la pagina Modeler che ci consente appunto di profilare quello che vogliamo. Anche qui scegliamo tra chitarra e basso, anche qua abbiamo diversi tipi di profili, amp e cab, rig complesso, solo pedale, solo amplificatore oppure pedale più amplificatore. A differenza di Tone Hub non c'è bisogno di fare il reamp esternamente attraverso un Add-On, ma
attraverso lo stesso programma di Tonex possiamo fare il routing di entrate e uscite dalla nostra scheda audio, e con questi collegamenti che sono comunque rappresentati in maniera abbastanza chiara possiamo sia suonare l'amplificatore vero e sentirlo dai nostri monitor, sia il profilo che andiamo a creare, e ovviamente ci sono anche i collegamenti che consentono al software di sentire quello che esce dall'amplificatore. Insomma, una volta selezionati tutti i collegamenti andiamo avanti. Qua ci dice di verificare il livello in ingresso della nostra chitarra, il livello in uscita, e poi si procede alla cattura. Anche questo ovviamente usa il nostro computer per fare l'allenamento della rete neurale, sceglierà automaticamente se abbiamo una GPU oppure, se non ce l'abbiamo, sceglierà la CPU. E inoltre, a differenza di tutti gli altri, c'è ancora qualche problemino con la regolazione dei livelli in ingresso all'amp, o per meglio dire al profilo. Infatti non becca quasi mai il livello giusto di gain. Infatti, una volta completato il training, vi fa, diciamo, regolare un controllo di gain per cercare di matchare al meglio possibile l'amplificatore vero. Tutti gli altri plugin invece, non so per quale motivo, lo beccano al primo colpo senza bisogno di fare alcun refining. Anche Tonex è un prodotto commerciale, quindi è a pagamento, però troviamo la versione gratuita, che però vi consente soltanto di scaricare 20 modelli dalla rete, non potete creare i vostri, e una volta finiti quei 20 non potrete fare nient'altro se non suonarli. Comunque ci sono diverse versioni del software, la più economica costa 99 euro. La cosa buona però è che acquistando uno dei loro pedali, cioè il Tonex Grande o il Tonex One, vi danno in omaggio una licenza per il software, e quindi probabilmente conviene di più comprare l'hardware, perché considerando che il Tonex One, che è uscito da poco, costa circa 200 euro, praticamente già avete risparmiato 100 euro di licenza, anzi in realtà di più, perché comunque la licenza che vi danno col pedale non è quella base, ma una versione un po' più avanzata, diciamo così. Quarto plugin che confronteremo è Tonocracy della Atomic Amps. Anche questo è uscito da pochi mesi, e a differenza degli altri due prodotti commerciali che abbiamo visto, questo è totalmente gratuito. Si dice che anche per questo prossimamente dovrebbe uscire la versione hardware per caricare i profili creati appunto da Tonocracy, e molto probabilmente anche profili di NAMM. Infatti questo plugin consente non solo di caricare i profili proprietari di Tonocracy, ma anche quelli di NAMM. E qua vedete che avete comunque una catena dove potete andare a caricare, oltre agli amp, anche alcuni effetti, quelli principali: drive, riverberi, delay, modulazione e così via, le casse che sono IR sostanzialmente, e poco più. Insomma, per essere comunque un plugin totalmente gratuito, devo dire che è fatto abbastanza bene. Le opzioni a disposizione a livello di effetti non sono tantissime, però diciamo non si ci può lamentare. Infatti vedete comunque di riverberi ne troviamo un bel po', come qualità non sono sicuramente eccelsi, però averne comunque un numero così grande a disposizione non fa mai male. Ad esempio nei delay la scelta è molto più limitata, infatti abbiamo soltanto 3 tipi, stessa cosa per le modulazioni, dove troviamo soltanto 4 effetti basilari, e stessa cosa anche per gli effetti di dinamica, infatti abbiamo soltanto noise gate e un compressore generico. Una cosa che sicuramente hanno azzeccato in questo plugin è la possibilità di calibrare i livelli degli ingressi e delle uscite della vostra scheda audio, e questo risolve quello che è un grosso problema un po' di tutti i plugin per chitarra. Infatti, diciamo, non essendoci un livello di riferimento per gli ingressi, spesso i settaggi del gain, specialmente delle simulazioni di amplificatori, non corrispondono a quelli reali, ma semplicemente per il fatto che la nostra scheda audio magari ha un livello di ingresso che viene tradotto in digitale, in decibel full scale, a un valore completamente arbitrario, e che quindi non corrisponde magari ad altri plugin, dipende anche dal settaggio del gain della nostra scheda audio. Insomma, diciamo non si ci capisce una mazza, a parte qualche piccola eccezione.
Ad esempio negli hardware di fascia medio-alta questo problema non c'è, perché quando regoliamo il gain in ingresso dell'entrata dove colleghiamo la chitarra, dopo che viene convertito in digitale il segnale viene compensato questo spostamento del gain, e quindi sostanzialmente le simulazioni di amplificatori vedono, tra virgolette, il livello corretto della nostra chitarra e non uno boostato o attenuato. Atomic con questo plugin ha, diciamo, risolto in modo abbastanza brillante e anche abbastanza semplificato questo problema. Infatti, selezionando Calibration Tone Send Output, Tonocracy manderà un segnale di test all'uscita della nostra scheda audio, di conseguenza possiamo calibrarla. Innanzitutto dobbiamo calibrare l'uscita e ci dice in sostanza di usare un multimetro per misurare il voltaggio che c'è all'uscita della scheda audio. In questo modo, appena scriviamo appunto il voltaggio che misuriamo, Tonocracy capisce il livello di uscita della nostra scheda audio, poi collegando questa uscita agli ingressi che ci servono per fare il profilo, capirà anche il livello degli ingressi, e in questo modo il profilo che andrà a creare avrà dei metadati che dicono al plugin appunto di quanti decibel deve compensare i profili in base alla scheda audio con cui stiamo suonando. Infatti vedete che anche qua nel blocco input troviamo interface level, dove dovete mettere in sostanza il livello che avete misurato per l'ingresso. Anche la procedura di Tonocracy è abbastanza semplice, un po' in linea con Tonex e Tonhub. Infatti dopo aver fatto la calibrazione procedete, vi fa un controllo veloce del setup per controllare i segnali. Una volta completato e passato questo controllo, possiamo inserire le info del nostro amplificatore o pedale, nome, note e anche le impostazioni dei controlli. Potete scegliere fra questi o anche metterli personalizzati. Fatto ciò, comincia la cattura del segnale. Una volta finita la cattura, inizia la vera e propria elaborazione, che avviene esclusivamente in cloud. Tonocracy mette a disposizione un suo server dedicato, e questo offre il grande vantaggio rispetto a tutti gli altri plugin di poter iniziare un'altra cattura immediatamente mentre ancora si sta elaborando la prima, e tra l'altro anche aggiungendone diverse praticamente non vengono impattati i tempi di elaborazione. E quindi per chi ha intenzione di creare tanti profili, questo fa risparmiare un bel po' di tempo. Quinto ed ultimo plugin che farà parte del nostro confronto è AIDA X. Anche questo, come NAMM, è un progetto totalmente open source e totalmente gratuito. Come concetto è molto simile a NAMM, la differenza è che usa un tipo di rete neurale un po' diversa. Questo plugin, essendo nato per creare profili da poter caricare sui pedali mod, rispetto a NAMM è un po' meno accurato, ma al contempo crea dei profili molto più leggeri sul processore quando si suona, e quindi appunto questo consente di poterlo caricare in dei pedali che hanno processori comunque sicuramente meno potenti rispetto a quelli di un computer, senza creare particolari problemi. Mod in seguito ha aggiunto anche il supporto per i profili NAMM, ma per rendere l'idea, un profilo di AIDA X alla massima qualità come consumo CPU è all'incirca uguale alla qualità più bassa di un profilo NAMM, quindi diciamo una all'alta qualità NAMM consuma circa il quadruplo di CPU, quindi vedete già comunque da questo magari si capisce anche perché è meno accurato rispetto a NAMM. Anche per questo non c'è la possibilità di creare profili direttamente dal plugin, ma si deve passare sempre da Google Colab oppure da Anaconda, e quindi creare questi modelli è un po' più complicato rispetto alle soluzioni commerciali, però magari si spera che sia per NAMM che per AIDA X in futuro, man mano che continua lo sviluppo, poi verrà semplificata anche questa procedura. Per fare questo confronto intanto ho registrato una traccia DI della mia chitarra attraverso la mia Fractal FM9. Dopo di ciò ho fatto il reamp di questa traccia DI, prima attraverso questo, che è un clone del Cornish G2 che avevo costruito io qualche anno fa, e poi attraverso 3 modelli di amplificatore dell'FM9.
Ho preso quelli come riferimento perché purtroppo non ho più amplificatori veri. L'ultimo l'ho venduto circa 1 anno e mezzo fa, ormai sono soltanto con simulatori digitali, quindi insomma questo è. Il che comunque ha anche dei vantaggi, perché avere una simulazione digitale che dà sempre lo stesso output consente di evitare alcune variabili che ci sarebbero con un amplificatore vero, che rendono questo confronto più preciso e più equo, se vogliamo. Ovviamente poi la traccia DI l'ho fatta anche processare ad ognuno di questi plugin, e infine ho anche normalizzato tutte le tracce finali in modo che abbiano tutte lo stesso volume esattamente, ovvero meno 14 decibel loops esatti, così non sarete ingannati da differenze di volume fra una traccia e l'altra, e anche questo probabilmente rende più equo il confronto. Va bene, bando alle ciance, andiamo ad ascoltare come suonano.
Allora, avete sentito delle differenze? Scrivetemelo nei commenti cosa ne pensate. Vi dico la mia. Ascoltando le registrazioni, differenze grossissime fra tutte, in generale non ce n'è. A parte qualche eccezione di alcuni di questi plugin che magari con alcuni tipi di amplificatori faticano un po' di più. Quello che è sicuro, almeno per le mie orecchie, è che si conferma la superiorità di NAMM rispetto a tutti gli altri. Infatti, se negli altri in molti casi percepisco qualche leggera differenza di equalizzazione o nella pasta sonora della distorsione, con NAMM quasi sempre faccio fatica a distinguerlo dalla registrazione originale dell'FM9. Se non guardo quale dei due sto ascoltando, praticamente non riesco a distinguerli. E questa cosa con NAMM mi succede nel 99% dei casi praticamente. Con gli altri appunto dipende dall'amp, in certi casi succede lo stesso, in altri casi invece le differenze sono nette. E a questo riguardo voglio farvi vedere le forme d'onda delle registrazioni, da cui già si capiscono alcune cose. Ad esempio queste sono quelle del diesel VH4. Come vedete in questo caso sono tutte abbastanza simili, se non uguali. Tra FM9 e NAMM davvero le differenze sono praticamente inesistenti. Se invece andiamo a confrontarli ad esempio FM9 e Tonex, vedete che già ci sono alcune differenze nell'ampiezza dei picchi. Ad esempio prendete questo punto qua, vedete che FM9 qua c'è questo picco che va in basso e poi quello successivo risale. Sul Tonex invece è più ampio il secondo picco. Insomma, ci sono tante varie piccole differenze già visibili ad occhio nudo. Stessa cosa con Tonab. Ad esempio, addirittura qua il primo picco è meno ampio del secondo. E ancora di più con Aida X. Vedete qua il primo picco, ad esempio, è quasi dimezzato rispetto all'originale, mentre il secondo è raddoppiato. E questo comunque è con un amplificatore, il VH4, che ottiene gran parte della propria distorsione dal preamp e non dal finale. Infatti, se andiamo a vedere gli altri, ad esempio la Plexi, le differenze qua sono molto più nette. Questo mi fa pensare appunto che ad esempio, come vedete, Tonex, che è completamente diverso rispetto alla forma d'onda originale, dicevo, questo mi fa pensare che appunto magari Tonex fatichi un po' di più con gli amplificatori che hanno dei comportamenti un po' meno prevedibili, come appunto quelli vintage che ottengono la loro distorsione dal finale. Appunto non è solo Tonex ad avere questo problema, infatti vedete che anche Tonab è abbastanza diverso dall'originale, in questo caso però al contrario, è un po' come se fosse tutto più compresso rispetto all'originale, mentre Tonex sembra quasi non avere alcuna compressione o saturazione rispetto all'originale. Tutti gli altri invece, NAMM, Tonocracy e Aida X, sono abbastanza simili invece all'originale anche in questo caso. Quelli meno precisi sembrerebbero essere quelli a pagamento, in sostanza, cioè quelli gratuiti funzionano meglio in termini di accuratezza ovviamente. Andiamo a vedere anche il Tremolux. Vedete qua ad esempio succede il contrario di quanto abbiamo visto prima, cioè Tonab risulta più dinamico in questo caso rispetto all'originale, invece Tonex più compresso, quindi diciamo in linea generale hanno qualche problema a capire bene com'è la saturazione del finale, e in questo caso tra l'altro non c'è praticamente nessuno di questi che sembra davvero identico all'originale. Infatti vedete che anche NAMM ha qualche picco qua in basso diverso, la forma d'onda un po' diversa. Poi tengo a precisare che parlo di differenze di dinamica perché, come vi ho detto prima, tutti questi file sono normalizzati per quanto riguarda la loudness, quindi se avessero tutti la stessa dinamica dovremmo vederli esattamente con la stessa ampiezza. Invece non è così, e quindi ciò significa che appunto la differenza sta tutta nella dinamica, cioè nella differenza tra i picchi e il corpo dell'onda. Ovviamente poi sono anche differenze che sì, magari si sentono quando stiamo suonando da soli in isolamento, ma magari poi nel momento in cui li mettiamo all'interno di una band, di un mix, si fa fatica comunque a percepire. Non stiamo parlando di differenze grossissime
a parte qualche caso sporadico in cui magari il profilo riesce male. Comunque, per avere delle misure certe su questa precisione ho fatto anche dei null test, ovvero ho messo in controfase la registrazione originale in modo da sentire soltanto la differenza appunto tra la registrazione originale dell'FM9 o del G2 e quella dei vari plugin. Questi null test ho fatto sempre la misurazione dei decibel loops. Vi faccio vedere i risultati. E quindi ovviamente in prima posizione indovinate cosa abbiamo? Abbiamo l'FM9. sì, perché infatti anche la stessa FM9, se fate il reamp 2 volte della stessa traccia con le stesse identiche impostazioni dell'amp, non suonerà uguale identica, ma anch'essa produrrà una certa differenza. Avevo indagato qualche tempo fa sui motivi di questa cosa sul forum e a quanto pare è solo dovuto alla simulazione dell'alimentatore dell'amplificatore, che genera infatti un AM a 50 Hz o a 60 Hz come gli amplificatori veri, e quindi diciamo questa oscillazione della corrente alternata causa appunto questa differenza, perché ogni volta che fate una registrazione ovviamente questo AM non sarà allineato a quella precedente. Stessa cosa che avverrebbe anche con un amplificatore vero, ovviamente, oltre in quel caso anche alle differenze ambientali, perché magari man mano che le valvole si riscaldano o cambia anche l'umidità o la temperatura dell'ambiente, ovviamente cambierà anche il comportamento dell'amplificatore e quindi non avrete esattamente lo stesso risultato. Allora, considerate che partivamo ovviamente da meno 14 decibel loops, quindi al valore che ho misurato per ognuna di questi null test sottrarrò appunto questi 14 decibel in modo da avere appunto soltanto il livello assoluto rispetto al segnale. E quindi il null test tra FM9 ed FM9 viene fuori a meno 32.8 decibel. NAM contro FM9 viene fuori a meno 26.2 decibel, quindi circa 6 decibel soltanto in più rispetto all'FM9, quindi ad una copia esatta. Già da qui si capisce l'accuratezza di questo plugin. Al secondo posto, o per meglio dire al terzo, troviamo Tonocracy con meno 22.4 decibel, poi c'è Tonab con meno 16.3 decibel, poi troviamo Tonex con meno 13.2 decibel e infine Aida X a meno 13 decibel, quindi praticamente lo stesso risultato di Tonex. Ora, io questo test l'ho fatto in realtà soltanto con un amp, in questo caso il VH4, probabilmente ripetendolo anche con gli altri otterremmo dei risultati un po' diversi, però non credo che la classifica cambierebbe, se non forse tra Aida X e Tonex, che sono comunque vicini come valore. E quindi vedete che in termini di accuratezza vincono in sostanza i plugin gratuiti, a parte ovviamente Aida X, che comunque è stato creato per essere leggero e quindi diciamo ci si aspetta che non sia precisissimo. Probabilmente la stessa cosa vale anche per i plugin commerciali, perché puntano magari a farlo funzionare su più PC possibili, perché magari chi c'ha un computer vecchio, se fosse stato più pesante il plugin non sarebbe riuscito a farlo funzionare, quindi sicuramente anche loro fanno dei compromessi per garantire la funzionalità più gente possibile. Adesso voglio testare la funzionalità di STL Tone Hub che riguarda l'equalizzazione degli amplificatori. Vediamo se reagisce davvero allo stesso modo della simulazione di FM9 in questo caso, ma che comunque dovrebbe essere abbastanza fedele all'originale. Per farlo utilizzerò sempre il Diesel VH4, visto che è l'unico equalizzatore che è più probabile che sia realmente uguale alla simulazione, quanto equalizzatore specifico del Tremulux non c'è, probabilmente è uguale a un altro Fender, ma non so di preciso quale. Per quanto riguarda la Plexi, invece, sui Marshall Vintage ogni versione di Plexi aveva dei componenti diversi e quindi non si sa di preciso
su quale versione appunto sia basata questo tone stack, quindi non abbiamo la certezza che siano effettivamente uguali. Quella più probabile è appunto quella del diesel. Sentiamo se effettivamente si comportano allo stesso modo. Allora, intanto risentiamoli con i valori che avevo impostato per il profilo. Questo è l'FM9 e questo è Tone Hub. Andiamo a modificare un po' l'EQ e copiare i settaggi sull'altro. Allora, vedete che l'ho impostato con questi settaggi. Sentiamo di nuovo l'FM9. E ora Tone Hub. Di nuovo FM9. Sicuramente funziona meglio rispetto all'equalizzazione generica che troviamo sugli altri plugin, però vedo che comunque non è uguale il suono. Ho cambiato il valore di un po' tutti i potenziometri, ma sentite che sull'FM9 ad esempio con i bassi settati a 0 ho molte meno basse, mentre su Tone Hub sono rimaste quasi uguali a prima. Questo mi fa capire che non è accuratissimo questo metodo, anche perché l'equalizzazione di un amp solitamente si trova all'interno del circuito e quindi fra i vari stati di guadagni cambia il comportamento anche in base a quale potenziometro andiamo a muovere, mentre in un profilatore l'equalizzazione può essere soltanto messa o prima o dopo la distorsione, non si può mettere nel mezzo, appunto perché quello è, diciamo, una funzione, un algoritmo unico e non c'è possibilità di modificarlo. Quindi diciamo è una cosa buona ma non perfetta sicuramente. Di sicuro non replica fedelmente i controlli dell'amp. Si ci avvicina di più rispetto a quella generica, ma niente più di questo. Tra l'altro qualche tempo fa il creatore di NAMM, Steve Atkinson, ha fatto vedere che comunque il suo NAMM sarebbe anche in grado di creare profili per diversi settaggi degli amplificatori e unirli in un singolo profilo. Al momento questa funzione non c'è nel NAMM che abbiamo tutti a disposizione. Non si sa ancora se in realtà sarà anche questa open source oppure se diventerà un plugin commerciale o se venderà il suo algoritmo a qualche azienda. Insomma, vedremo cosa succederà in futuro, però sicuramente gli sviluppi continuano e vediamo cosa ci riserva il futuro. E quindi domanda finale, quale fra questi plugin è meglio usare? Ovviamente dipende dalle vostre necessità, esigenze e anche gusti ovviamente. Se volete il massimo dell'accuratezza e della precisione fra quello che c'è al momento disponibile e se non vi spaventa il dover usare Google Colab o Anaconda per fare i vostri profili, allora sicuramente la scelta migliore è NAMM, di cui tra l'altro si possono caricare i profili sia sui pedali mod ma anche su alcuni pedali della Poly. In entrambi i casi però soltanto i profili a qualità più bassa, però sta per uscire un pedale fatto appositamente per NAMM che è in grado di caricare profili alla massima qualità, più riverbero e convoluzione, insomma sicuramente è interessante anche se è abbastanza costoso, se non ricordo male sta intorno alle 500 euro, se vi interessa ovviamente portarlo fuori dal PC. Sui pedali mod ovviamente potete caricare anche i profili di AIDA X che è nato apposta per quello. Parlando sempre di hardware, Tonex è probabilmente la scelta più azzeccata al momento, visto che appunto è appena uscito il Tonex One, che è il pedale più economico fra quelli che mettono a disposizione dei profilatori basati sull'intelligenza artificiale. Costa appunto 200 euro nuovo compreso il plugin. Come abbiamo visto non è accuratissimo, ma essendo anche il più anziano fra questi plugin, fra quelli commerciali almeno, ed avendo già una bella community e quindi si trovano tantissimi profili sia a pagamento che gratuiti, appunto probabilmente è la scelta più azzeccata. Ha anche tanti difetti, non solo in termini di accuratezza ma anche il software, diciamo molti utenti si lamentano per l'organizzazione, per l'impossibilità di esportare i propri modelli
come file, ma di dover passare sempre attraverso il loro cloud. Insomma, ci sono ancora tante piccole cose che potrebbero sistemare, però se non volete spendere tanto e volete portare fuori i vostri suoni appunto in un piccolo pedale, sicuramente quella è la scelta migliore, o comunque l'unica scelta al momento. L'altra soluzione a pagamento rappresentata da ToneHub, probabilmente anch'essa ancora immatura, nel senso che è uscita da pochissimo, quindi ancora non c'è una vera e propria community dietro, anche se ci sono già diversi pack creati da loro in collaborazione con artisti. Io non ho avuto il tempo di provarli, ma presumo che siano ottimi. Di contro però è la soluzione più cara in assoluto, infatti questo plugin si può usare o in abbonamento a 15 euro al mese, oppure se volete potete comprare il plugin che costa 200 euro, altri 50 euro per il tracer, cioè la parte che vi consente di creare i vostri profili, e oltre a quelli ovviamente poi se volete potete anche comprare i pack di profili, capite? Insomma, sicuramente non è la soluzione più economica. Di sicuro ha qualcosa in più degli altri da offrire, sia in termini di effetti, ma anche questa cosa dell'equalizzazione dell'amp autentica tra virgolette, anche se come abbiamo visto non funziona benissimo. Ovviamente c'è anche la parte relativa alla cab che offre appunto tanti microfoni diverse, casse diverse dove si può spostare il microfono, quindi diciamo abbiamo anche incluso una sorta di Cab Lab o di Micco 2 per chi li conosce. Sicuramente arriveranno poi anche altre funzioni man mano che questo plugin verrà aggiornato e si espanderà sicuramente. Non so se per questo è prevista una versione hardware, ma credo di no, perché STL non ha mai fatto hardware. E insomma, sicuramente non è quello che consiglio di più, però se vi piace come è fatto il plugin, le cose che ci trovate, sicuramente è un'opzione da considerare. Un'altra opzione che sicuramente vi consiglio, visto che è totalmente gratuita, è quella di Tonocracy, che vi consente sia di caricare i profili di NAMM, ma anche i suoi profili che sono più leggeri sulla CPU, vi dà anche alcuni effetti, vi dà la calibrazione della scheda audio e si spera che presto arriverà anche una versione hardware. Ancora non è chiaro se sarà un pedalino singolo oppure una pedaliera multi-effetto, visto il routing penso più la seconda, comunque vedremo insomma. E poi c'è Ion FX che diciamo che per me al di fuori dell'ecosistema dei pedali mod dove si possono caricare questi profili leggeri, secondo me diciamo ha poco senso di esistere su un PC ad esempio, perché offre le stesse funzioni di NAMM, lo stesso processo di creazione dei profili, con la differenza però che la community non è ampia come quella di NAMM e quindi diciamo si fa anche più fatica a trovare dei buoni profili, o anche a pagamento in realtà ne ho visti pochissimi, però visto che anche quello è gratuito potete scaricarlo, provarlo, vedete come vi ci trovate. Bene, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste novità, se sapete che ce ne sono altre in arrivo oppure scrivetemelo sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!